secondo di 3 fratelli, tutti maschi, e i miei genitori molto giovani. E mia mamma a dover gestire questo quartetto al maschile. Anzi no, c'era anche il cane maschio, quindi eravamo in 5. Il principale strumento di gestione di questo esercito al maschile era il cucchiaione di legno, quello dai 1000 usi, tradizionalmente per mescolar cibo, ma anche per indicare, per ricordare, e in alcuni casi arma non convenzionale. L'hai riconosciuta? Ah. Ricordo un'infanzia molto bella, ricca di affetto, sebbene a quei tempi si mostrasse in maniera indiretta, magari celata in un gesto, in piccole rinunce, in una merenda, in un ragù, in un caffè. A proposito di merenda, ricordo quando ero studente alle elementari e c'era il rito dello scambio delle merende, quel panino speciale, la merendina nuova, il compagno che non ne aveva, e il bullo di turno che veniva lì, che te la strappava via, e ogni tanto il coraggio del gruppo che interveniva e andava a recuperare il maltolto. Insomma, le relazioni attorno a un panino e a una crostatina, scambiando le figurine, le biglie, e con la voglia di giocare, di confrontarsi. Quella voglia di confrontarsi che ho sempre mantenuto, che ho sempre cercato nel mondo del lavoro, nei tanti ruoli che ho avuto e nei tanti luoghi in cui sono stato. In particolare nei momenti in cui ci si relazionava a tavola. Quel luogo, quel posto in cui ho costruito, consolidato relazioni, ma anche festeggiato, e riso e pianto. In Italia e nel mondo, Marocco, Uganda, Egitto, Stati Uniti, passando per il Medio Oriente. Al di là di cultura, religione, genere, con tutti ho relazionato a tavola, e in tutti i modi possibili, dal ristorante stellato al deserto, in cui ricordo un momento in cui abbiamo condiviso il cibo in un unico piatto in 10 persone, a una grigliata particolare nella giungla, di cui non ricordo, non so esattamente cosa ho mangiato, e francamente preferisco non saperlo. Fino al Cairo, dove mi sono rifugiato presso amici, nel bel mezzo della primavera araba, durante i fatti di Piazza Tahrir. Più o meno un anno prima rispetto a quest'ultimo episodio, era il 2010, quando alla ricerca di nuove strategie per il mio business, sono entrato in contatto con la più grande organizzazione al mondo di marketing relazionale. E per chi non lo conoscesse, è quel sistema per coltivare relazioni di fiducia e per poter arrivare a scambiare opportunità di business. E all'inizio ho scelto queste strategie, queste tecniche per il mio di business, ma di lì a poco, dopo pochi mesi, ho scelto di farne la mia strada, imparare dai migliori al mondo ogni tecnica, ogni strategia, per poi applicarla e divulgarla in Italia. In uno dei tanti momenti di formazione in California, dal cosiddetto padre del networking moderno, Ivan Misner, gli chiesi: Ivan, cosa ne pensi del fare networking a tavola? Lui sorrise e mi disse: Claudio, fare networking non è fare net eating e neanche net drinking. Però a parte quella battuta si mostrò molto interessato alla mia tesi, per cui se è vero che con metodo, struttura, strategia si può passare da un passaparola occasionale a un passaparola strutturato e da relazioni superficiali a solide relazioni di business, dovrebbe essere altrettanto importante porre la massima attenzione a tutti quei momenti in cui ci si relaziona a tavola. E alla mia domanda specifica, se qualcuno avesse mai trattato l'argomento con attenzione, mi rispose no. E quindi una vocina in me disse: è la tua occasione. E allora iniziai a intervistare migliaia di imprenditori di lì ai successivi 9 anni. E ciò che è emerso è stato, innanzitutto, la voglia della maggior parte degli intervistati di relazionarsi a tavola. E allora iniziai a catalogare le loro risposte e le mie impressioni, e sulla base di quei dati a fare delle considerazioni.
da cui ho tratto un'idea e poi un metodo per strutturare il nutrire la relazione. L'ho chiamato referral tasting. E adesso vorrei condividere con voi qualche accenno su almeno 3 punti, partendo proprio da un caffè. Primo, in un incontro di relazioni a tavola, il dove è fondamentale, quindi l'attenzione al dove. L'attenzione al dove, immaginiamoci un ristorante, quindi avete un incontro in un ristorante di Milano, è assolutamente differente dal centro di Milano, magari alla periferia di Parma. L'accessibilità, ci troviamo in una zona a traffico limitato, c'è la possibilità di raggiungere la location con mezzi propri, mezzi pubblici, ci sono barriere architettoniche a limitarci? Queste sono solo alcune delle variabili da tener presente. Giulio, assiduo frequentatore di un bar del centro storico della città, ha a suo dire il miglior caffè al mondo. E quindi per degustare questa prelibatezza ci fece fare oltre 1 chilometro a piedi, peccato che le mie 2 colleghe avessero i tacchi alti. Ma per lui non era importante, per lui era solo un caffè. E ancora, attenzione agli argomenti da trattare. Parlare comunque liberamente, tenendo presente chi hai di fronte e gli obiettivi condivisi. Mauro, appassionato cacciatore, sempre pronto a raccontare tutti gli aneddoti di caccia, nei minimi particolari. E lo fece anche quel pomeriggio. Peccato che eravamo con 2 persone dichiaratamente animaliste, nostri potenziali clienti, rimasti potenziali. Ma anche per lui era solo un caffè. E poi ancora l'attenzione alle verifiche. Raccogliere comunque sempre più informazioni possibili per poterci relazionare, per poterci curare delle relazioni. Ma tanto è importante raccogliere le informazioni quanto verificarle. Laura, sempre stata attentissima al singolo minimo particolare. E sapendo dei miei problemi gastrointestinali si guardava bene dall'offrirmi un caffè. Ma io in quel periodo stavo bene e francamente un buon caffè quel giorno l'avrei bevuto più che volentieri. E i caffè arrivarono, profumatissimi per tutti, tranne che per me, che sorseggiai una tisana. Ma anche per Laura, nonostante la sua cura, era solo un caffè. Vedete, anche partendo da un'abitudine semplice, come prendere un caffè, abbiamo analizzato alcune piccole variabili che possono modificare o stravolgere l'esito di un incontro e questo impattare sulle relazioni. Il faro che guida il viaggio in questo metodo è rappresentato dalla regola di platino del dottor Tony Alessandra, che recita testualmente: tratta gli altri come vogliono essere trattati loro, come vogliono essere trattati loro. E questo ci guida in un percorso di accoglienza, di ascolto, per poter arrivare a un giusto approccio e a scelte consapevoli. Ma questo non basta. Va abbinato l'ascolto attivo. Perché funzioni correttamente, va abbinato l'ascolto attivo. L'ascolto attivo che è tra l'altro il mettersi in accoglienza, il porsi in accoglienza, il sintonizzarsi tanto sui contenuti quanto su ragioni e sentimenti. Nel raccogliere queste interviste è emerso qualcos'altro, qualcosa di veramente illuminante. Nutriamo noi stessi e gli altri in modi e tempi di cui non ci rendiamo conto. E non sto parlando solo ed esclusivamente del cibo tangibile, solido, liquido che sia. Una parola gentile, la giusta parola, un silenzio in accoglienza, la musica che ci fa sognare, ma anche una pacca sulla spalla, un sorriso. Tutti ingredienti con cui nutrire la relazione. E ce ne siamo accorti tanto lo scorso anno. Durante il primo lockdown, in tanti, oltre al dramma della pandemia, hanno vissuto momenti di paura e solitudine. In quei giorni, in tanti di noi hanno imparato anche ad utilizzare
in maniera differente, in alcuni casi più intensa, strumenti di comunicazione online, anche per momenti conviviali. E quindi abbiamo avuto le colazioni online, abbiamo avuto gli aperitivi con gli amici online, e i pranzi e le cene in famiglia. E ricordo una cena in particolare, una cena con un amico che era in grande difficoltà in quel momento e che abbiamo scelto di invitare a cena in famiglia, in quella modalità. Ricordo soprattutto ciò che mi ha detto il giorno dopo. Sono stato lì, ero con voi, abbiamo condiviso tutto, insieme. Tutti gli ingredienti. Sono tanti gli ingredienti di cui ci si nutre. Alcuni sono molto particolari, altri sono addirittura magici. L'ingrediente magico per eccellenza, quello che non dovrebbe mai mancare in ogni pietanza, in ogni ricetta, è l'amore. L'amore che è vita e può rendere speciale ogni forma di nutrimento. La mia mamma, che per prima mi ha nutrito, mi ha insegnato a fare le cose con cura e a mettere quel magico ingrediente in ogni pietanza, in ogni azione, ovunque. Nei primi mesi di quest'anno abbiamo avuto modo di prenderci un caffè al volo insieme, dedicarci qualche attimo. Un caffè che conteneva più del solo caffè. C'era quel ti voglio bene che non siamo mai riusciti a dirci fino in fondo, quegli abbracci. Oggi lei mi guarda e sorride, ma da altri luoghi. Ma c'è ancora in me il suo ingrediente magico, che magari ritrovo anche qui. Nell'aroma di questo caffè. Vi invito a sperimentare. Che cosa vi fa stare bene? Raccontatelo, che cosa vi fa stare bene? Cosa mangiate per festeggiare? Che peccato di gola vi concedete per farvi una coccola, magari in un momento un po' così? Che cosa condividete in un momento goliardico con gli amici e con le amiche? Dove invitate il vostro miglior cliente o il miglior amico? E ancora, come nutrite il vostro tempo libero? Sport? Natura? Arte? Musica? Che cos'altro? Aggiungete un po' di ingrediente magico ovunque. Nutrite voi stessi e nutrite gli altri con amore. Entrando in armonia gli uni con gli altri, entriamo in armonia col mondo intero e tutte le creature che lo abitano. Nutrire la relazione cambia la vita, anche partendo da un caffè. Grazie mamma.